Ciao, sono Davide. Allora, oggi andremo a preparare l'anduja o l'anduia, come preferite. Allora, come sapete, l'anduia, oggi la chiamerò anduia, anche se probabilmente il nome corretto è anduja, però noi qua la chiamiamo anduia per far prima. Va bene, comunque è un salume spalmabile tipico della Calabria. È conosciutissimo perché l'ho visto all'estero, l'ho visto in tanti posti dove sono stato, quindi è un salume che tutti conoscono. Comunque è originario della Calabria, più di preciso di Spilinga. Spero di averlo pronunciato bene, mi scuseranno gli amici calabresi. Gli ingredienti sono molto semplici, diciamo, però per prima cosa, per cominciare, dobbiamo andare a trattare il budello. Il budello che io in questo caso ho acquistato su internet, vi lascerò il link sotto nell'info box sotto al video, trovate dove mettete i commenti, c'è tutta la lista degli ingredienti e delle dosi, c'è anche, vi metterò il link di dove poter acquistare questo budello che in questo caso è il crespone di maiale, è un budello un po' particolare, abbastanza robusto, che è adatto a lunghe stagionature e non è un budello dritto, è un po' diciamo ondulato, ecco, ed è il budello che utilizzano anche giù in Calabria per fare l'anduia, quella da mezzo chilo. Mentre invece per fare quella più grossa, che è poi l'originale, l'orcia, si chiama orcia, che è un budello cieco, è un pochino più grande, ma in questo caso non lo utilizzerò perché ce ne va un quantitativo veramente importante, oltre al chilo, e dopo rimarrebbe aperta troppo. È meglio usare dei pezzettini piccoli e poi mantenere l'anduia quando è pronta sotto vuoto, secondo il mio modesto parere. Allora, per prima cosa bisogna andare a curare, a pulire i budelli. Li vado ad aprire. Allora, intanto vi dico anche che sono 10 budelli e sono costati 16 euro, ok? Li ho comprati su Amazon, come vi dicevo. Sono sotto sale, sono sotto vuoto, hanno una scadenza piuttosto lunga perché se li tenete chiusi scadono il 1° gennaio 2023, hanno una bella durata, quindi sono anche comodi da conservare in casa e poi te ne danno un quantitativo che 10 sono, secondo me va bene, perché se i budelli si fanno fatica a trovare 1 o 2 alla volta se proprio il macellaio non ve li procura. Invece se andate proprio dove fanno i budelli oppure li ordinate su internet, ve ne vendono dei mazzi che poi dopo andrete a buttarli via perché sono dei quantitativi veramente grandi. Allora, sono sotto sale, quindi adesso io li andrò a sciacquare sotto l'acqua fredda per andare a tirar via il sale e poi andiamo a preparare un vasetto, un vaso, un secchio d'acqua e andiamo ad aromatizzare un po' i budelli per poi andarli a utilizzare in un secondo momento. Ok, vado a sciacquarli. Allora, i budelli li ho lavati. Mentre che li lavavo, li ho girati, quindi l'interno del budello l'abbiamo ritirato in fuori, perché è proprio l'interno che si deve disinfettare bene, perché è proprio quello che poi conterrà il nostro impasto dell'anduia e quindi deve essere bello pulito. Mi raccomando, un bel lavoro, cioè lavateli bene bene, insistete anche mezz'ora in più, ma che siano bei puliti. Adesso che li ho lavati, li ho dissalati, premetto che erano anche già legati, erano legati, dovevano essere 10, però mentre li rigiravo, perché per rigirarli li riempo d'acqua, uno mi sono accorto che era bucato e quindi l'ho scartato, quindi ho 9 budelli. Avevo preparato, perché circa all'interno dei budelli c'è mezzo chilo di impasto, mi ero preparato 5 kg di carne per riempirne 10, ne rimarrà un po', adesso vedremo come fare perché questo è un sistema abbastanza classico, però si possono fare anche delle salsicce con l'anduia, ma poi pian pianino ne parliamo. Allora, in una ciotola con dell'acqua pulita ne ho messo circa 2 litri e vado a metterci un bicchiere di aceto, subito. Mi taglio, mi sono preparato 2 arance e un limone, vado a spremerle all'interno
Ecco, poi ce le lascio anche dentro. E il limone. Poi mi sono preparato 5 spicchi d'aglio, sono un po' piccolini, comunque o fate 3 grossi o se sono piccoli 5 spicchi, ma non fa niente se ce ne mettete uno in più, uno in meno. Li ho pelati, adesso ci do una schiacciata così e li vado a mettere dentro all'acqua. Perfetto, acqua fredda, sempre acqua fredda. Prendo i miei budelli, che sono stati rivoltati naturalmente, e li metto a mollo. Bene, questi dovranno stare almeno una giornata, ok? Li andrò a insaccare domani. Quindi adesso la prima fase dei budelli in frigo per almeno 24 ore, che così si vanno a un po' ad aromatizzare e perderanno se ha dei gusti particolari. Bene, adesso andiamo con l'impasto. Allora, l'anduia è un salume che nasce come salume povero, perché ai tempi, quando i norcini calabresi facevano il maiale, tutto il grasso che rimaneva del maiale, diciamo, veniva poi fatta l'anduia, ecco, veniva fatta in questo sistema. Adesso i tempi sono cambiati, hanno fatto qualche cambiamento un pochettino alla ricetta, viene messo, diciamo, un 70% di carne grassa, di grasso, diciamo, e un 30% di carne magra. Io lo andrò a fare in questa maniera, quindi su 5 kg di carne mi sono preparato un pezzo di lardo di groppa, questo qua, ve lo ricordate? L'ho usato anche per fare i ciccioli frolli, questo qua, che diciamo è un lardo abbastanza nobile, molto nobile, no, abbastanza. Non è duro e quindi va bene, perché poi sapete che l'anduia è un formaggio spalmabile, cioè un formaggio, è un salume spalmabile. Poi ho preso della pancetta, che è sempre abbastanza grassa, però ha una piccola percentuale di magro sopra, e abbiamo fatto 3,5 kg. Poi mi sono fatto 1,5 kg di carne magra e ho preso un pezzettino di lonza, un pezzettino di coppa e un pezzettino di prosciutto di maiale. Andiamo a macinare. Allora vado a dividerla, a sminuzzarla a pezzettini piccoli e poi dopo vado a macinarlo. Mi raccomando, ho utilizzato una piastra con i buchi piccoli perché deve risultare molto fine. Quindi più fine è durante la macinatura, dopo quando andremo a impastare farete meno fatica, anche se comunque sarà un'operazione abbastanza lunga. Va bene, vado a dividere a pezzettini. Dimenticavo di dirvi una cosa, il lardo di groppa e anche la pancetta devono essere scotennati, non devono avere la cotenna, perché ho visto anche macinare della carne con la cotica. Deve essere tutto pulito alla perfezione, mi raccomando, se c'è delle parti brutte gliele tirate via. Niente, ho ridotto a pezzi piccoli e vado a macinare. Allora, una volta macinato il nostro impasto, diciamo, andiamo ad aggiungere gli ingredienti. Sono semplicissimi perché sono altri 2 ingredienti, non c'è altro da aggiungere. Abbiamo il peperoncino e il sale. Allora, il peperoncino in proporzione va al 30%, quindi ce ne va un bel po'. Quindi se volete regolarvi voi in base alla piccantezza, aumentate o calate la dose, comunque il 30% diciamo è l'ideale, è la classica ricetta. Su 5 kg ce ne andrebbe 1,5 kg di peperoncino. Io la farò così, classica. Ho ordinato il peperoncino in polvere su internet, su Amazon, anche questo vi metterò il link in descrizione. Ho preso il peperoncino calabrese originale, sono sacchi da 1 chilo, costicchiano un po', però almeno abbiamo il peperoncino originale calabrese. Mentre invece il 3% di sale, quindi abbiamo 1,5 etto di sale
e 1,5 kg di peperoncino. Adesso dobbiamo armarci di pazienza e un po' di olio di gomito, perché dovremo andare a impastare man mano che aggiungiamo il peperoncino. Allora adesso intanto il sale lo aggiungo subito e anche un po' di peperoncino. Io vi consiglio di usare i guanti, perché magari il peperoncino potrebbe dare qualche problema alle mani, ok? Chi non è abituato, comunque usate i guanti che vi conviene. E adesso andiamo a impastare il tutto per almeno una mezz'oretta. Dovete proprio impastare bene. Normalmente le aziende usano delle impastatrici che sono automatiche, quindi zero fatica, però all'antica si faceva così. Che profumo che fa questo peperoncino, fantastico! Ragazzi, che fatica! Allora, dopo averlo bello mescolato sotto sopra, fate in maniera che il peperoncino vada un po' dappertutto, no, un po' dappertutto, che abbia un colore uniforme, e il risultato deve essere un impasto molto cremoso, molto morbido, perché dovrà essere poi spalmabile, vedete? Un impasto molto morbido. Se avete voglia lo assaggiate e sentite com'è di sale e di peperoncino, se vi piace. Vi voglio dire che se c'è una versione di questo anduia dove utilizzano la crema di peperoni, cioè fanno una passata di peperoni, diciamo, come fanno una passata di pomodoro ma di peperoni, fanno una crema e viene messa nell'impasto. Questo servirà un pochettino ad andare ad addolcire il piccante del peperoncino. Questa è la ricetta classica senza altri inserimenti, diciamo. Però se volete addolcire un po', sappiate che potete fare anche con questo sistema. Poi nel link in descrizione vi metterò anche la dose da mettere di peperoni da mettere all'interno per 5 kg dell'impasto. Allora, a questo punto, avendo mescolato il peperoncino con la carne, adesso io non sono un chimico, quindi prendetelo un po' con le pinze, perché mi è stato detto così da chi fa l'anduia da una vita. Gli zuccheri contenuti nel peperoncino con gli zuccheri contenuti nella carne creano dei gas, quindi abbiamo bisogno di fare decantare un po' la carne, cioè lasciarla all'aperto, che questi gas evaporino, escano dall'impasto, perché se le andiamo a imbudellare subito dentro al budello potrebbero esserci dei problemi, potrebbero crearsi delle crepe o si gonfiano, insomma mi hanno detto che non va bene. Quindi lo lasciate decantare almeno 12 ore, quindi più o meno andremmo a coincidere con la preparazione dei budelli. Quindi domani andremo a fare il resto, l'imbudellamento dell'anduia. Ci vediamo domani. Allora, intanto c'ho l'assistente che mi dà una mano. Abbiamo fatto decantare mio padre. Buongiorno, ciao. Ok, quindi l'avete già visto in altri video. Mi darà una mano a fare l'insacco perché da solo è un po' complicato. Allora, ha decantato una giornata, diciamo. Io l'ho lasciato più di 12 ore, l'ho lasciato anche 24 perché il tempo che avevo era quello lì. Niente, andiamo a riempire la nostra siringa. Mettete poi, adesso vi faccio vedere il tubo, questo qua, l'attrezzo un pochino più grande, perché poi il budello ha un bel imbocco sopra, quindi non è fine. Allora, i budelli li ho tolti dalla concia, li ho sciacquati, li ho tornati a rigirare e li ho sciacquati di nuovo in acqua fredda. E questo è il risultato. Bei profumati. Ok,
Cominciamo allora. Come vi dicevo, da un lato sono già legati e quindi si fa anche abbastanza bene. Boh. Pian pianino cercate di riempire bene tutto il budello. Perfetto, vedete? È venuto molto bene. Boh. Allora, alla fine ne sono venuti 7, abbiamo fatto 7 belle anduie e poi ho fatto con un budello, avete visto, con un budello da salsiccia ho fatto anche un pezzo di salsiccia d'anduia. Adesso andrò a fare dei nodini e poi farò stagionare anche questi qua. Va bene, andiamo poi con la legatura e che vi faccio vedere come si legano. Allora, una volta insaccate le nostre anduie, andiamo alla legatura. Allora, siccome sono venute molto belle grosse, il budello è bello grosso, io l'ho diviso in due. Cerco di fare delle piccole anduiette che sono un pochettino più gestibili in famiglia, diciamo. Così quando uno le apre cerca di consumarle velocemente. Allora, vado a fare un primo nodino qua in testa all'anduia. Vi ricordo che l'altro lato da questa parte è già legato in questa maniera e vado a chiudere bello stretto. Chiudo con un altro nodo in questa maniera. Vado a far uscire quel pochettino di anduia che poi dopo andrò a farne una a parte, diciamo. A questo punto con la corda prendo un pezzettino, questo qua è corda sottile, andiamo a fare un occhiello in questa maniera, proprio così, la passate dentro l'anduia, un po' più su di metà, più verso, diciamo, la prima legatura qua, e in questa maniera avete la possibilità di andare a stringere l'anduia. Ecco, fatto ciò, prendete il filo, fate un giro attorno al picciolo di dietro dove c'è già l'altra legatura, in questa maniera, e venite su da questa parte, dall'altra parte, in modo che abbiamo la legatura dritta da tutti e due i lati. Facciamo un altro occhiello, lo passiamo dentro all'anduia, lo passiamo dentro all'anduia, andate a stringere, ecco, diamo la forma in questa maniera, torniamo da questa parte, giro attorno l'occhiello e lo passo sotto al primo filo che abbiamo tirato. In questa maniera andiamo a bloccare la legatura e adesso con il pezzettino di corda iniziale vado a stringere la legatura. È, diciamo, il sistema che utilizzo anche per legare i salami, in questa maniera. Qui andremo a farci, diciamo, un occhiello per poi andarlo a appendere. Ecco qua, abbiamo fatto la nostra anduietta. Adesso ci do un po' la forma, mettiamo da parte. Una volta legati sia i salamini che le anduie, andiamo a forarle, molto importante per eliminare dell'aria all'interno. Con questo foro salami ci fate dei buchetti sia sotto che sopra, così, ecco. Allora, a questo punto per una giornata le appendete e li lasciate sgocciolare 24 ore, così a temperatura ambiente. Domani andremo a vedere per quanto riguarda la fumicatura, se volete farcela.
Allora, dopo aver lasciato sgocciolare le anduglie 24 ore, questa prima sgocciolatura servirà a eliminare anche l'acqua contenuta nel budello, in quanto è stato a mollo nell'acqua, quindi andrà a sgocciolare del tutto. Adesso io ho preso tutte le mie anduglie e le ho messe nel forno perché le farò affumicare. Come vedete qua sopra ho il mio cassettino, vedete il fumo che esce. Il mio forno assorbe il fumo, la sta facendo a una temperatura a freddo, diciamo, a 15 gradi, quindi a freddo, temperatura ambiente, diciamo. E le affumicherò per 4 giorni, ma non di continuo. Io caricherò il cassettino del legnetto, lo farò andare per circa un'oretta e mezza. Il forno, quando finirà la combustione del legno, io terrò chiuso il forno e lo lascerò lì per tutte le 24 ore. Domani e per 4 giorni a seguire tornerò a ripetere l'operazione per andare ad affumicare l'anduglia. In origine l'anduglia non volevano affumicarla volutamente. Cosa succedeva? Succedeva che quando le mettevano dentro negli ambienti dove la producevano, i norcini calabresi, ci mettevano sotto dei ceppi di legno con le braci per fare il fumo, per evitare che gli insetti andassero a mangiare, a bucare il budello e poi si andrebbe a rovinare tutto il salume. Allora ci mettevano sotto questi ceppi con le braci, facevano il fumo e allontanavano le mosche, diciamo. E così però il salume poi prendeva un aroma di affumicato, ecco, quindi ha un classico aroma di affumicato. Adesso non tutti le affumicano, secondo quello che mi hanno detto, però io lo faccio nella maniera classica e ci do una leggera affumicatura. Lo farò solo per 4 giorni e i tempi invece li tenevo per 12 o anche 15 giorni con questo fuoco sotto, diciamo. La camera di cottura è abbastanza piccola, quindi il fumo è abbastanza persistente dentro, è concentrato, diciamo, e dovrebbe andare ad affumicare molto bene. 3-4 giorni sono sufficienti secondo il mio modesto parere. Adesso vi faccio vedere intanto che sono dentro. Non so se si riesce a vedere, non li tiro fuori perché sennò rovino la cottura, la fumicatura, se no chiudo subito. E questi qui, una volta passati 4 giorni, andranno in cantina, in un ambiente fresco, ecco. Quando avete 18 gradi, 15-18 gradi va benissimo, ho capito, quindi va bene un ambiente fresco a temperatura dell'ambiente, ecco, solo che non siano 30 gradi, quando c'è caldo va benissimo. Se proprio non riuscite a metterli in cantina potete metterli nel frigo. È finita la stagionatura, che sarà circa di 2 mesi, in questa maniera. Nel frattempo io me ne sono preparato un paio di anduglie che ho preparato precedentemente, un pochino prima. Queste qua le feci insieme a Giuseppe, il macellaio che lavora con me, che lui è calabrese, e infatti poi la ricetta è sua, ecco. Allora, vado a tagliarla così vediamo com'è. Dovrebbe essere cremosa e spalmabile. Tiriamo via il modellino. Allora, come vedete qua sopra c'è un fornellino tradizionale calabrese, diciamo, lo scaldanduglia. Allora si prendeva un pochettino di anduglia, no, si prende quando si è in compagnia, come quando si fa la bourguignon, e si mette l'anduglia qui nel pentolino che ha una candelina. Adesso da questa parte qua c'è una piccola candelina, che è una fiammellina, e scalda, diciamo, la terracotta, e così l'anduglia si scioglie, diciamo, e si gusta molto più volentieri spalmata nel pane. Va bene anche così. Adesso vi faccio la prova. Io mi sono preparato 2 fette di pane, guardate, il profumo è ottimo, si spalma benissimo anche così, diciamo. Il risultato che dovete ottenere è proprio questo qua, che rimanga spalmabile e che non diventi un salame da affettare, avete capito?
No, questa qua è una, adesso aspetto un pochettino che... Vedete, quando si... man mano che si scioglie, vado a prendere la parte più morbida e questa parte qua la spalmiamo sul pane caldo, sarebbe meglio. Basta, perché sennò va a finire che mi brucio la bocca. Bene, io direi che siamo pronti per la prova assaggio. Preparo il palato, perché noi polentoni del nord non siamo abituati ad avere questo calore in bocca, però adesso vi dico com'è. Veramente buono. Lasciamo un po' decantare, perché poi il piccante arriva dopo. Il gusto è eccezionale. Ecco, sta arrivando adesso. Buono comunque. Va bene, non mi dilungo più di tanto. Se avete bisogno di informazioni per quanto ve ne possa dare, mi mettete un commento sotto nel video, vi metterò il link a tutte le cose sotto nell'info box. E niente, vi ricordo di iscrivervi al canale cliccando qua, mettere un mi piace, e direi che il video si possa concludere. Ci possiamo vedere tranquillamente al prossimo video. Un saluto da Davide, ciao a tutti.